Allora, questa volta mi trovo in una, diciamo, inconsueta posizione rispetto a quello che succede nel nostro canale perché questa volta intervisterò il qui Ah, presente beh, Giancarlo Valletta. perché non ci conosciamo, No, non no? ci conosciamo, anzi è un'occasione straordinaria averla qui nel nostro Grazie. canale. Salve a tutti gli amici del canale. Ah, certamente, certamente. Benvenuti. Vada, Allora, dica. perché ci troviamo qua? Ci troviamo qua per parlare di questa accoppiata Rotel, che è un'accoppiata, diciamo, importante, accoppiata prestigiosa, della serie Diamond, anzi, serie Diamond, Diamond Series. E allora, visto che, come dire, di questo marchio ne sai parecchio più di me, io intanto farei una piccola, come posso dire, presentazione del marchio. Allora, il marchio nasce 60 anni fa e per quello la serie Diamond celebra i 60 anni della Rotel, è un marchio giapponese, è un marchio che ha sempre fatto del rapporto qualità-prezzo la sua bandiera e quindi diciamo, questa produzione di due apparecchi, un lettore di CD con il DAC incorporato e un amplificatore da 200 watt, vogliono proprio celebrare i 60 anni di storia di Rotel, che ha cominciato con un semplice amplificatore integrato, un po' come tutti i marchi diciamo degli anni 70 e poi man mano si è diciamo arricchita con una gamma sempre più ampia e che adesso abbraccia anche l'audio video. Con una serie top che è la serie Mici, quindi due integrati, un pre, un finale mono e un finale stereo, questa serie Diamond, la serie RA che è la serie diciamo mediana e poi la serie A che è la serie più economica che credo sarà prima o poi oggetto Di una nostra di una recensione. nostra Oh, recensione. ti volevo chiedere una cosa. Io ho avuto modo di provare, non ricordo più se per Audio Review o per Radio Gallery, il pre della serie Mici. Sì, E il forse P5. ok, è oggetto di straordinaria bellezza, ottimamente suonante, costruito in maniera esemplare, ma ti chiedo, questi due apparecchi prendono qualche cosa, mutano qualcosa da quella serie? Allora, il lettore di CD in realtà no, perché poi la serie Amici non ha un player suo, invece l'integrato prende in particolare le sezioni finali che sono le stesse dell'X3. Per quanto riguarda le sezioni di preamplificazione sono molto simili con qualche piccola differenza soprattutto nel chip di decodifica digitale analogico, ma è comunque un prodotto molto simile. Ok. A questa nostra breve chiacchierata seguirà poi una disamina tecnica di entrambi gli apparecchi. Esatto. E poi un ascolto che però fai tu a Un questo ascolto, punto. va bene. E quello che ti volevo chiedere è, diciamo, come collocazione in termini di gamma, questi due prodotti, come li possiamo posizionare? Dunque, questi sono appena sotto i Mici. Io ho apprezzato molto, indipendentemente dal fatto che a me la Rotel è piaciuta sempre, il fatto di aver voluto fare una serie celebrativa non per forza estremamente costosa, quindi non quel pezzo fatto in pochi esemplari e che costa tantissimi soldi ed è per pochi appassionati, ma sono alla fine un amplificatore e un lettore di CD dal costo assolutamente umano e che quindi diciamo in tanti si possono Lo permettere. vogliamo dire quant'è Dunque, l'umano? l'umano è 4.000 euro e qualche spicciolo per l'amplificatore, il lettore non me lo ricordo. Vabbè, Vabbè, ma questo lo poi diciamo dopo. lo dice, no, non è che non me lo ricordo, è che lo volevo dire dopo. Ah, è giusto, Giusto, assolutamente, ecco. nulla è lasciato al No, caso. perché così chi è curioso di sapere quanto costa, almeno diciamo va un po' più Va avanti. avanti. Alcune cose le dico così al volo stando dietro e così vedo i pannelli Ma posteriori. poi glielo facciamo vedere, però giriamo? Vogliamo girare? Quello tanto lo facciamo nella disamina Va tecnica. bene, ok. Allora, qua vedo una porta network. Questo amplificatore è un amplificatore in grado di fare streaming o No, la porta serve solo per network il per la controllo. diagnostica? Serve per Per la controllo e per... diagnostica, controllo e software update, quindi non serve come streaming, però è Bluetooth, è USB e quindi ha diciamo una buona parte di connettività multimediale, gli manca tutta la parte
di network. Mentre invece il lettore di CD dispone di una porta PC USB, Quindi USB-B, B, come del resto anche l'integrato, quindi questo può essere, diciamo, utilizzato come lettore anche indipendentemente dall'integrato, cioè sono nati per stare insieme, ma diciamo si possono anche separare, magari non ci rimarranno bene, però si possono separare. E questo poi pone sempre la divertente domanda: se io ho un computer e mi ci voglio collegare in USB per utilizzare Audirvana, Roon, mi collego al lettore o mi collego all'amplificatore? Bella domanda. Bella domanda. Domanda nella quale ci siamo trovati esattamente con, direi, l'Arcam. Con l'Arcam, allora, Perché tutti e due hanno una sezione di decodifica a bordo sia del lettore di CD sia dell'amplificatore, quindi viene il dubbio di dire: ma quale delle due vado ad utilizzare? allora, se io utilizzo quella del lettore dal punto di vista elettrico faccio un po' peggio, perché poi sono costretto a collegare con un cavo XLR il lettore con l'amplificatore. O RCA pure. Sì, Vabbè. RCA, ma siccome l'amplificatore ha un ingresso bilanciato ed è intrinsecamente bilanciato, io A quel punto, diciamo tenderei a consigliare l'ingresso bilanciato. E quindi se io invece mi collego con l'USB direttamente all'amplificatore, utilizzo il DAC dell'amplificatore. Siccome il DAC del lettore di CD è un Sabre e quello all'interno dell'amplificatore è un Texas Instruments, hanno due suoni diversi. Capito? A me per esempio piace un pochino di più quello del Sabre come suono, quindi da vanno provare. fatte delle prove, sì, vanno fatte delle prove. Va bene. È carino, sono carine, le faremo vedere anche quando facciamo vedere gli interni. Questi mattoncini di alluminio torniti dal pieno che diciamo fanno vedere e denunciano l'appartenenza alla serie Diamond insieme con la scritta. Certo. Peraltro devo dire, non so se in video si riuscirà a percepire, però il livello di finitura di questi oggetti è spettacolare, cioè, sono veramente molto molto belli, ancorché molto tradizionali. Non c'è un design innovativo, però, come dire, dal punto di vista della realizzazione sono molto belli. Sono molto belli. E un piccolo appunto, se mi posso Non lo devi permettere, fare, un piccolo appunto è il doppio telecomando. Ma credo che forse quello dell'integrato, tu mi fai togliere gli occhiali perché sennò non sono abbastanza bello, quindi No. non vedo niente. Però potrebbe essere che l'integrato fa anche il lettore di Sì, vedi. Sì, però il dimmer non l'avevamo trovato. Vabbè, Esatto. insomma, diciamo che ci abbiamo avuto un attimo di difficoltà con il doppio telecomando. Va bene, e direi che dopo questa breve descrizione, Breve ma intensa. brief description, possiamo smontare tutto di qua, rimontare tutto in sala d'ascolto Però a questo punto sarai tu sullo scranno quello speciale a descrivere il suono di questi prodotti. farò del mio meglio. A dopo. Allora ragazzi, Rotel RA6000, vediamo un po' dentro come è costruito. Allora, sezioni finale sono quelle del Mici X3, davvero surdimensionate, infatti contiamo insieme i transistor finali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 e 6, quindi diciamo una quantità di transistor finali davvero importante. Costruzione particolarmente curata. Notiamo qui la sezione di stabilizzazione separata per i driver, quindi questo è un circuito che ha i driver stabilizzati e invece i finali, l'alimentazione dei finali solamente livellata. Molto molto belle anche queste barre in rame che servono per portare l'alimentazione. Il trasformatore toroidale è poco dire che è surdimensionato, è veramente grande. Alimentazione switching qui esclusivamente per lo standby. L'alimentazione per DAC e circuiti di ingresso, che sono questi, viene invece presa da un ulteriore avvolgimento del trasformatore toroidale.
ingresso fono fatto davvero bene, questo è il processore ARM, sotto c'è il DAC e sotto ancora qui, ma non ve lo voglio far vedere, ci sono i condensatori di filtro e invece qui possiamo vedere i due ponti raddrizzatori 1 e 2 che sta di qua. Adesso lo illuminiamo così si vede meglio, ponti raddrizzatori separati per ogni canale. Particolarmente curato il layout circuitale, mi dispiace di non potervi far vedere i circuiti di uscita che stanno nella scheda di sotto ma che non mi va di smontare. Ultima cosa, questa bellissima concessione estetica solamente per la serie Diamond, che sono questi due pezzi di alluminio torniti dal pieno e che sono solo in dotazione della serie Diamond e servono per distinguere queste elettroniche Rotel rispetto a tutte le altre. Interno del Rotel DT6000, quindi il lettore di CD e DAC della Diamond Series. La prima cosa che balza all'occhio è la qualità e quantità dell'alimentazione, oltre al trasformatore toroidale. Infatti apriamo questo piccolo schermo in plastica perché sotto c'è la 220 e quindi si potrebbe rimanere fulminati. Troviamo un altro trasformatore che serve esclusivamente per i servizi, oltre a una bella bobina filtro, quindi una dotazione normalmente a bordo di macchine high-end. Ci spostiamo poi nella motherboard e vediamo ben 3 stabilizzatori separati con due grossi condensatori di filtro, 2 ponti raddrizzatori e questo ulteriore stabilizzatore che serve esclusivamente per i circuiti di ingresso digitali. Ci spostiamo poi verso il buffer di uscita, realizzato davvero bene, con operazionali a bassissimo rumore e componenti tutti separati, tutti di altissimo livello con condensatori Vima rossi. Questo è il DAC. Anche l'organizzazione circuitale è davvero fatta bene, potete vedere la perfetta simmetria di come è montato questo sabre. La meccanica, ecco, guardiamo anche qualche particolare meccanico della meccanica e scusate la ripetizione, e poi i 2 pezzi di alluminio tornito dal pieno che denunciano senza appello la paternità della serie Diamond per questo lettore. Quindi lo promuoviamo a pieni voti perché è costruito davvero bene. Allora, siamo in sala d'ascolto dove abbiamo portato l'accoppiata Rotel e niente, mi sono dedicato a degli ascolti abbastanza intensi, estremamente gratificanti e forse più gratificanti di come me li sarei aspettati. Voglio dire, non che avessi scarse aspettative rispetto a questa accoppiata, però devo dire che ha superato di gran lunga quello che mi immaginavo. Tra l'altro, devo dire, è curioso che in questa tornata recente mi sono trovato ad ascoltare non uno, bensì 2, se non addirittura 3 lettori di CD, cosa che non facevo da una vita, e effettivamente insomma, ha il suo perché anche il CD. È semplice, è veloce, certo bisogna fare su e giù con l'oggetto fisico, però insomma. E questo lettore con questo amplificatore vanno assieme che è una meraviglia. Ad esempio quello che mi ha colpito è la gamma bassa che è estremamente potente, ben tenuta, c'ha tanto grip e mette in condizione le Martin che oramai noi le diamo un po' per scontate perché da quando abbiamo cominciato con il nostro canale stanno qui e sono sempre loro, però non è un diffusore banale da far funzionare bene, da pilotare bene, e invece questo amplificatore, con grande autorevolezza riesce a farle suonare e a farle esprimere in gamma bassa, media e medio-bassa, come sanno questi diffusori, quindi in maniera eccellente. Dal punto di vista della come posso dire, operatività
è un amplificatore assolutamente convenzionale, quindi selezione degli ingressi, bypass dei toni che io abitualmente non utilizzo e bypass del balance perché anche quello non lo utilizzo mai, punto, non c'è sostanzialmente nient'altro da sistemare, da verificare, da controllare. Quindi un setup di una semplicità estrema. E il telecomando, anche questo, sì, è un telecomando di quelli grandi e grossi con un sacco di bottoni, però poi alla fine insomma è gestibile. E li trovo sempre un po' noiosi questi telecomandoni grandi, con una miriade di bottoncini, però insomma tutto sommato alla fine si gestisce, si fa, insomma. E detto questo, io mi rimetto nella mia posizione e mi ascolto una traccia, segnatamente la prima traccia di questo CD, e appunto era quello che intendevo, la prima traccia di questo CD. Abbasso un pochino per dirvi ad esempio in una traccia, certo sicuramente molto semplice, nel senso che è una di quelle tipiche tracce molto audiophile style, pochi strumenti registrati in maniera esemplare, tutto sommato parliamo di strumenti acustici, quindi estremamente, come posso dire, gratificanti nel momento in cui vengono riprodotti in maniera corretta, e qui lo sono. Però la cosa che colpisce è l'energia della chitarra acustica. Cioè questa chitarra sprizza energia anche se è suonata ad un livello abbastanza basso. Ciò nonostante, questa energia che promana da questa chitarra esce dagli altoparlanti e quindi c'è questa, come posso dire, bolla di suono che trasmette questa chitarra che è veramente molto bella ed è veramente un po' una rarità, nel senso che nei vari amplificatori che si sono avvicendati, che abbiamo provato in questo periodo, questo devo dire che spicca un po' per questa, come dire, capacità di infondere, trasmettere energia. Così come l'altra cosa che mi piace è questo basso fermissimo. Ovviamente non sto parlando di questa traccia che sentite in sottofondo, che di bassi ne ha pochi e niente, ma insomma altre che abbiamo ascoltato, che fa sì che ad esempio le sezioni ritmiche degli ensemble jazz, quindi contrabbasso e batteria, stanno dove devono stare, cioè un po' arretrati, si percepiscono nelle mute posizioni perfettamente, non c'è mai quella sensazione di confusione di una cosa sopra l'altra, ma con grip, con energia, e questo devo dire è una cosa molto bella. Per cui, che dire, anche in questo caso promozione a pieni voti, e se mi dovessi mettere a cercare il difetto, farei fatica almeno in questo momento a trovarlo, anche perché stiamo ragionando di un amplificatore che viene proposto sì a un prezzo abbastanza caro, ma insomma ce n'è di molto ma molto più cari e mi sentirei di dire che il loro livello non è altrettanto competitivo. Per cui complimenti a Rotel, complimenti per questa edizione celebrativa dei 60 anni e io continuo ad ascoltarmi un po' di CD. A presto?
common. What's theme. new in these two products? So we have our 15 series and the Michi higher end, right? So Okay. we want to do something different for our 60th anniversary. But we don't want to call it 60th because 60th is maybe 1 or 2 years and then it's over. So we call it Diamond, our Diamond series. So 60th is a Diamond anniversary. We want to make something that's higher than 15 series, but just below the Michi products. Okay. So a lot more technology goes into these products than the 15 series. Price-wise, it's just below an X3, the Okay. cheapest Michi. Okay. So please have a listen. And if you have any other questions, I think Darren can answer your technical Okay. questions a lot Okay. better than I can. Okay. I'm more about the company, the family. Yes. And we're really proud to be here for so many years. Okay. And we couldn't have made it without the support. Okay, you of can everybody describe here. the Rotel story about these 30 years The and your experience in the hi-fi market. Yeah, so Rotel is 60 years old. I'm not 60 years old. Okay. Somebody told me I look Yes. very young. Right? So it was started by my great uncle in Tokyo, Japan, back in the 1950s. So the Rotel factory first started as an OEM factory for other brands. The first product we made was a TV brand called Sylvania from the USA. And from there we got into business with other audio companies. Our founder, my great uncle, he figured that in order to be fully in charge, in control of your business, you need to make something that you can own. So building a business for someone else, this product was good business, but it's always for someone else. The effort we put in to building the audio products was so much that it deserved its own brand. So in 1961, we started a Rotel brand. Okay. So now it's 61 years actually, but because of COVID, we skipped a few years. Okay. We're now celebrating our diamond anniversary. Okay. Thank you.